Cari amici del canale, bentornati su Energia Fai da Te. Questo video nasce dalle richieste che mi avete fatto. È diverso tempo che mi chiedete: Gianni, vorrei sapere se è meglio il cosiddetto C+ 2.0 o il cosiddetto C+ 3.0. Ebbene, sapete come funziona su questo canale. Prima di dare risposte, prima di fare un video, ci sono tanti e tanti giorni di lavoro, e in questo caso ci sono volute anche settimane, un mese, per andare a valutare cosa dire in questo video. Ebbene, per avere le certezze bisogna partire dai produttori, bisogna poi rifarsi ai rivenditori affidabili che vendono nella nostra nazione, e sto parlando della Maní, e a questo punto si ha la riuscita. Poi per ultimi ci sono i test che vanno a verificare quanto stiamo dicendo. Perché ho detto che i test vengono solo e soltanto dopo, e i test non guidano quelle che sono le sperimentazioni, le progettazioni soprattutto? Perché un test può essere fallimentare se non tiene conto delle leggi della chimica, della fisica, dell'elettronica e di quant'altro. Vi faccio un esempio veloce. C'è un signore che ha una barca a vela e anche un canale, e ha fatto un video dove dice: ragazzi, il test mi dà ragione, funziona, parallelo tra la batteria al piombo e le batterie al litio ferrofosfato. Ebbene, sono due chimiche completamente diverse. Se noi creiamo un'equitensione, cioè le portiamo entrambe a 12,8 ad esempio, le connettiamo in parallelo, a parte la prima scintilla iniziale, loro sono stabili a 12,8. Hai visto? Il test funziona. Possiamo mettere in parallelo le piombo con le litio. Ebbene, questa può essere una delle prime cause di incendio. Perché? Perché sappiamo che una batteria al piombo è formata da 6 celle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da 2 volt, ok? Quando sono cariche diventano 2,10, 2,15, 2,20, quando sono scariche diventano un po' meno. Ora, se una di queste celle dovesse bruciarsi, ed è il classico avvenimento della batteria della macchina, wow, non funziona più la batteria, perché? Perché si è bruciata una cella, bruciandosi un 2 volt, quella diventa... Gli ossidi, i diossidi di piombo diventano piombo metallico, diventa conduttivo, si salta un 2 volt, quindi la 12 volt 6x2 diventa 5x2, cioè 10 volt. Ebbene, se abbiamo una batteria al piombo da 10 volt, perché è diventata 10 volt, e una batteria al litio piena da 280 ampere, da 12,8, ebbene la litio ragiona così: devo bilanciare subito la tensione, perché 10 la devo portare a 12,8. A questo punto tutta la corrente della litio si riversa su questa batteria al piombo, che non si bilancerà mai, perché lì c'è un corto, inizierà a bollire, evaporerà l'acqua e alla fine inizierà il fuoco. Bene, questo per dire che il test non avresti neanche dovuto farlo, conoscendo le leggi della chimica, della fisica, dell'elettronica, del comportamento delle batterie. 1C, 2C, 10C sono argomentazioni importanti da tenere in considerazione con la cultura, con la carta. Perché quando una batteria ha tutta questa potenza da erogare, parlo del litio, ebbene vuole compensare, ma non ce la fa e succede l'incendio. Bene, perché ho parlato di questo, ragazzi? Perché tutti noi alla fine siamo colti più o meno, cioè, nel mio canale ci sono dagli ingegneri a coloro che veramente non sanno nulla di elettronica, e tutti fanno impianti. Ebbene, è importante dire le cose come sono, perché sennò il rischio è che ci inventiamo delle cose e possiamo cadere nelle trappole, ma non solo noi, anche quelli che ci seguono. Ora, all'inizio vi ho detto che ci è voluto tempo. Le domande che mi avete fatto un mese fa non hanno avuto risposta immediata, e spesso nelle risposte ho scritto: devo valutare, devo sondare e poi devo testare. Ebbene, cosa è successo? Che in questo tempo, in contatto diretto con la Maní, che si trova in Cina e che è un'azienda ormai consolidata nel canale, affiliata e molto seria da anni, ebbene siamo andati a ripercorrere, perché io parlo inglese, con lei ci interfacciamo in inglese perfettamente, videochiamate a non finire, ma con i produttori, ebbene, si è interfacciata lei, perché non mi sono fatto un viaggio in Cina per andare a conoscere i produttori. Ebbene, la prima cosa che vi dico subito è che C+ non è il produttore.
ok? Ma il produttore si chiama Energy BMS. Quindi la Seplos è un rivenditore. Nel Seplos 3.0 la Seplos ha acquistato delle compartecipazioni di un'altra azienda, perché il 3.0 non è prodotto dalla Energy BMS. Ebbene ragazzi, in questo video vedremo tanti dettagli per farvi scegliere il prodotto giusto. Buona visione. Ora, abbiamo detto che Seplos non è il produttore del BMS 2.0, ma l'azienda si chiama Energy BMS. Ebbene, è meglio essere in contatto con un rivenditore o con un produttore? Ebbene, Mani, l'azienda rappresentata in questo canale, acquista da Energy BMS, non da Seplos. È in diretto contatto con i produttori e quindi il dialogo diventa serio, diventa onesto, diventa chiaro. E vi faccio un esempio. È meglio chiedere il funzionamento di un motore di un'auto che avete comprato dal concessionario o dalla casa produttrice? Vi fanno entrare nei capannoni dove c'è la catena di montaggio, passate all'ingegnere dei motori e gli chiedete: scusa, l'alesaggio, la corsa di questo pistone, quant'è? Ma chi ti risponde? Il concessionario o l'ingegnere che l'ha prodotto? Ecco che Mani va direttamente alla fonte, sempre, ovviamente, sono aziende grosse che acquistano migliaia di pezzi e vanno là dove le cose vengono prodotte, come le celle della Mani vengono acquistate da chi le produce, ci mancherebbe altro. Non è un rivenditore italiano che acquista dove costa meno. Ora, chi produce il cosiddetto Seplos 3.0? Perché la Seplos li ha comprati dal produttore e li ha rimarchiati Seplos, ma non è il produttore. Ha una compartecipazione in questa azienda e l'azienda che produce il 3.0 si chiama XHZ. Questa è la sigla che potete ben vedere esposta qui. Ebbene, questi producono il 3.0, sono i produttori, quindi abbiamo già identificato un dato fondamentale: la Seplos è un rivenditore e ha una partecipazione sul 3.0. Ora, il 2.0 non si è mai interrotto, la catena di produzione non si è mai interrotta. La scelta di produrre il 3.0 è una scelta economica, è una scelta di margine, è una scelta di guadagni. Ci si è spostati su una fascia che dà più margini, che è la 3.0, ma il 2.0 è un prodotto consolidato che viene prodotto da un'altra azienda che è la Energy BMS, è da anni che viene prodotto e la Mani l'ha scelto perché è anni che lo vende e non ha mai avuto nessun problema. Quindi il primo dato identificativo è che non stiamo parlando di due prodotti consecutivi, hanno smesso di produrre il 2.0 perché adesso fanno il nuovo prodotto e quello non è più aggiornabile, quindi fa schifo. Non è così. Sono due aziende diverse che un rivenditore che si chiama Seplos ha chiamato dalla Energy BMS 2.0, dalla XHZ l'ha chiamato 3.0 e sembra un'evoluzione della Seplos. Non è così. Sono due prodotti completamente diversi. È come dire: tu cosa hai comprato? Il Energy BMS 2.0? Tu cosa hai comprato? No, io preferisco l'XHZ 3.0. Sono cose diverse. Ma capite come il gioco di parole possa creare un inganno. Il primo dato identificativo è che il Energy BMS, chiamiamoli Seplos, il Seplos 2.0 e il 3.0 non possono essere messi in parallelo perché sono due aziende diverse, due protocolli diversi, due prodotti diversi. Questa è una cosa molto importante perché quando compriamo il 3.0 poi diciamo: voglio le batterie della Mani perché ragazzi, Gianni, avevi ragione, sono perfette, la capacità è reale, io adesso voglio queste. Ti devi comprare il BMS 3.0 e metterlo, perché se compri il 2.0 della Energy BMS non è compatibile col 3.0. Attenzione agli acquisti, perché poi vi create l'incastro delle compatibilità e questo ci fa chiaramente capire che la produzione viene da due aziende diverse. È come dire: voglio mettere in parallelo il bestione arancione con il Victron. Non è possibile.
Ora in questo video non voglio dare l'impressione di dire che il 2.0 è meglio del 3.0, ma dirò quella che è la mia opinione personale, della quale potete assolutamente non tenerne conto. La mia opinione personale è che il 2.0 è meglio del 3.0 e adesso vi spiegherò tutti i dettagli. Il primo aspetto è la compattezza. Il 2.0 è più compatto, è meno lungo, meno ingombrante e questo, quando parliamo di case, fa la differenza, perché quando andiamo a inserire poi dobbiamo creare tutte delle connessioni che devono viaggiare in spazi dove il cortocircuito può essere anche possibile. Dobbiamo calcolare bene come piegare i cavi, come sistemare le cose. Quindi nella compattezza questo è molto meglio. E attenzione, la potenza è la stessa, è sempre 200 ampere. Ha sempre le funzioni di potenza che rispondono nella stessa maniera. Proprio per questo motivo è più facile da installare il 2.0 perché ha meno cablaggi, meno complicazioni. Ci sono già tutte le sue connessioni, 1, 2, 3 e qui ci sono i cavi di connessione ed è molto più semplice nel cablaggio fai da te per coloro che acquistano i box e poi vogliono installare un BMS. Un'altra cosa ragazzi molto importante è che il 2.0 è molto più stabile e adesso parleremo di due componenti fondamentali che sono i MOS e i diverter. Questi due componenti nel 2.0 lavorano con una stabilità consolidata da 5 anni, di cui la Energy BMS ne è tronfia, e la stabilità di comportamento è eccezionale. Cosa vuol dire stabilità di comportamento? Scusate. Significa che un BMS non deve mai fallire, quello è l'organo di controllo delle batterie. Abbiamo visto con i daily che a volte perché usavamo i daily? C'era solo quello. Poi sono nati i Javaida, sono nati altri BMS, adesso ci sono tantissime marche, il JK, c'è il Pace, ci sono tanti BMS. Ebbene, la stabilità è fondamentale. Nei daily, quante domande mi avete fatto? Gianni, perché adesso non mi risponde più il Bluetooth? Perché non mi fa più questo? Proprio perché il daily, che era il primo, avevamo solo quello, aveva una stabilità un po' carente. Non lo sta usando più nessuno, ma vuol dire che non va bene? No, va bene finché funziona. C'è Lorenzo, ci siamo sentiti proprio in settimana, mi diceva Gianni, io il daily 500 ampere nella 48 volt e oramai 2 anni non sta fallendo. Quindi significa che alcuni non sono stabili, altri sono stabili, ma questa up and down, questa incertezza crea a volte dei fastidi perché l'amico del canale che mi chiama e dice non mi funziona, l'altro mi dice è perfetto, io devo dire il daily è instabile. Se abbiamo 10 daily funzionanti e uno no, è leggera, 10 a 2 già diventa pesante, 10 a 3 insomma non lo comprerei. Ebbene il BMS della Seplos 2.0 così chiamato, ma invece è Energy BMS, e l'avete visto anche nell'app di installazione, che c'è scritto Energy BMS. Ebbene, ha una stabilità consolidata per cui la Mani mi comunica che ad oggi, in circa 5 anni di commercializzazione, non se n'è piantato uno. Ecco perché lei mi dice abbiamo scelto questo. Potevamo comprare anche dalla XHZ, la versione 3.0. Non lo so, non è detto che non lo facciano in futuro quando sarà stabile e testato negli anni, ma un prodotto nuovo ha sempre delle criticità che devono essere modificate, cambiate, il software aggiornato, il firmware che non funziona, allora devo fare delle modifiche, mi devo connettere a internet, ma non sono capace. No. Quant'è la potenza in uscita? 200 ampere. Cosa prendo? Un consolidato? Il 2.0. Opinione personale. In questo video sono tutte opinioni personali e prove, e test e chiacchierate con chi è in Cina, la Mani, e che deve scegliere i prodotti migliori, come avete già ampiamente visto su questo canale. Parliamo di due termini, il MOS che ho menzionato prima. Il MOS è il Managing Charge or Discharge Current. Per coloro che non parlano inglese è quella parte di circuito che deve gestire la carica e la scarica. È un componente fondamentale, una serie di componenti fondamentali che deve lavorare con certezza perché deve essere rapido, molto ricettivo in quelle che sono le informazioni, soprattutto negli spunti. Pam, sta arrivando uno spunto, che faccio? Devo partire, ok?
Che cos'è il diverter? È il cosiddetto detect charge and discharge current, è quello che percepisce le variazioni e deve parlare con i MOS in rapidità. Ebbene, è lui che gli dice utilizza più MOS o meno MOS, e questo utilizzo crea nel 3.0 un forte surriscaldamento, e da qui capiamo perché navigando in internet alcuni di voi mi hanno detto: Gianni, ma ci sono alcuni che hanno forato il case per mettere la ventola, ma devo farlo anch'io? No, perché il 2.0 non scalda come il 3.0. Ecco che allora questo sistema di raffreddamento nei case che non avete comprato e lo dovete installare vi obbliga a forare, a inventarvi cose col sensore di temperatura, termostati vari o pilotato direttamente, che sono carine da vedere, ma in realtà è la soluzione a una problematica, quella del surriscaldamento, che ha il 3.0, il Seplos 3.0 XHZ e non il 2.0. E questa la considero rilevante. Quando abbiamo un box chiuso e dentro produciamo calore, non va bene per le celle. Ebbene, ci sono molti BMS oramai disponibili sul mercato da parte di produttori che si sono veramente scaraventati nel mondo, lo vediamo anche nelle auto, eccetera. Ebbene, questi produttori sono JBD, JK, sono la Energy BMS, la XHZ, la Daily, ma non la Seplos. La Seplos è un rivenditore e ha una partecipazione sull'XHZ 3.0. Perché Mani ha scelto il 2.0? Per stabilità nel tempo, oramai consolidata negli anni, compattezza, potenza uguale a quell'altro o ad altri similari, c'è anche il Javai da 200 A, ma la Mani ha scelto questo proprio perché non vuole problematiche, zero temperatura, cioè lavora in una maniera veramente eccezionale. Ora, perché Mani ha scelto l'Energy BMS 2.0, così chiamato Seplos 2.0, abbinato al JK 2 A? Ebbene, il connubio tra questi due prodotti è la perfezione assoluta. Perché questo? Perché la stabilità è importante e due prodotti che sono diversi, prodotte da aziende proprietarie, non rivenditori, questo Energy BMS, questo JK, sono due aziende che hanno i loro protocolli. Questo serve solo a bilanciare, questo controlla tutto e fa le verifiche, gli arresti in emergenza. Ebbene, ecco perché la Mani ha scelto di prendere questo prodotto col JK separato. Teniamo presente che la JK ha un suo brevetto proprietario, cioè non è un rivenditore, e nel tempo questa stabilità si è mantenuta veramente ineccepibile. Ora, è meglio avere un JK separato o un Seplos abbinato al suo BMS? Teniamo presente che il JK è 2 A, il bilanciatore della Seplos è 1 A. Attenzione, questo è un dato fondamentale nella potenza di trasferimento. E questo, ragazzi, ha spinto alcuni a dire che il BMS va bene senza il bilanciatore attivo, non serve a niente posizionare il bilanciatore attivo nei nostri box, nelle nostre batterie. Ragazzi, è la cosa più assurda che si può sentire. Io ho ricevuto su questo centinaia di messaggi, ma non di verifica, tipo Gianni, cosa ne pensi tu? Sì, da parte di qualche inesperto, poverino, sì, ma di altri che mi hanno detto: Gianni, ma hai sentito questa cosa? Ma io non rispondo neanche, non ho tempo da perdere, non voglio andare in Cina a 10.000 km di distanza. Alexa, quanto dista Shenzhen in macchina? Shenzhen dista 12.639,2 km in aria. Grazie. Ho detto sempre 10.000, ma sono più di 12.000 km per andare a dire: guarda che l'ha detto che ha inventato la cella al litio, che il bilanciatore è essenziale, è un sine qua non. Queste sono cose fondamentali. Se usciamo da questi parametri è come dire che nelle batterie al piombo non c'è l'acido solforico. C'è, anche in quelle a gel, in quelle AGM, le flooded, le sealed hanno sempre una porzione di acido solforico che sia immerso, il cosiddetto acido libero, che sia in forma gel, ma c'è. No, io ho delle batterie al piombo dove non c'è l'acido solforico, non esiste.
Io nelle batterie al litio non suggerisco di non mettere il bilanciatore attivo. Non esiste. Cioè, è comico, ragazzi. A tal proposito, attenzione ai bilanciatori attivi, perché molti produttori sparano ampere come caramelle. Il QCC viene venduto, e l'abbiamo utilizzato su questo canale, e dai test effettuati, andate a vedervi i video, io ho sempre detto questo trasporta massimo 1 ampere, eppure viene venduto a 10 ampere. Ma se andate a leggere le caratteristiche nel manuale, no? Lo trovate tranquillamente ovunque in internet, c'è scritto che lui può spostare un massimo di X ampere con una differenza di celle di 2 volt, cioè io ho una cella a 2,5 e l'altra a 4,5, non esiste. Lui trasporta massimo 1 ampere il QCC, l'Eltec 1 ampere, ci sono dei BMS da 0,8 ampere, poi ci sono i 2 ampere, ci sono i reali 4 ampere, ci sono i Ni, è scritto NEEY, lo vedete qua, che sono molto potenti, ma scaldano tantissimo. Ecco perché ci siamo anche lì inventati di farli lavorare solamente in alto, perché se lo facciamo lavorare fisso, brucia, scoppia. I condensatori grossi che hanno surriscaldano. Allora ci fidiamo delle celle di grado A e andiamo a farlo lavorare solo quando la cella a piena carica, bella gonfia, comincia a sbilanciare. Allora recupera subito, trasporta ampere di qua e di là. E nei bilanciatori l'assorbimento è minimo. Non fatevi incastrare ancora da queste idee che non mettere il bilanciatore perché consuma corrente. No, ragazzi, è veramente poca roba per le litio. È giusto la gestione, parliamo di 1000 ampere. Ebbene, ecco perché ancora una volta Mani ha scelto il JK 2 ampere, perché è 2 ampere, trasporta 2 ampere massimi. Lavora anche a meno, non c'è bisogno di trasportare 2 ampere, ma quando deve arrivare a trasportare 2 ampere lo fa e le celle sono sempre lì perfette. Partiamo da celle di grado A, perché se mettiamo le grado B, le usate, le stra economiche, battery box a prezzi stracciati, nessuno regala niente, ragazzi. Ma in questo video l'avete visto, sono tutte opinioni mie, non siete obbligati ad ascoltare, ma la chiarezza vuole contraddistinguere questo canale, salvo errori. Gli errori vengono comunicati. Ok? Ecco, un dettaglio, il cosiddetto 3.0 viene prodotto anche dalla Energy BMS, ma è più economico del 2.0. Ma Mani mi comunica che è meno affidabile. Noi abbiamo scelto questo perché è da anni che andiamo avanti così e scuola vecchia, come il detto, scuola vecchia non si cambia. E quindi sta funzionando bene, ma la Energy BMS produce anche il cosiddetto 3.0. Ok? Ora io vi invito qua sotto a fare domande di qualsiasi tipologia, come sempre, una richiesta che faccio perché saranno tutte, se non sono in grado di rispondere io, ribaltate a produttori o alla Mani, in modo che le risposte siano chiare, coerenti con la lealtà comportamentale. Questo contraddistingue questo canale. Non c'è neanche bisogno che dica a coloro che invece sono infastiditi, che sono venditori e quant'altro, non fate neanche i commenti qua sotto perché non avranno risposta e sapete benissimo che l'algoritmo che ho posizionato filtra perfettamente ogni perdita di tempo. Ragazzi, questo è un video che ha chiarito una serie di aspetti fondamentali per fare un impianto funzionale, stabile, duraturo. Le batterie della Mani non si piantano, il BMS non si pianta, il 2.0 prodotto dalla Energy BMS lo compra la Mani direttamente dal produttore, non da un rivenditore, ci mancherebbe, e quindi andiamo a creare impianti che debbano durare nel tempo. Ragazzi, questo video è un po' lungo, scusate, ma ricco di dettagli. A volte è necessario. Se vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale perché le informazioni saranno sempre tante nelle diverse tipologie di energia fai da te prodotta dalla natura, sole, vento e acqua. Buona serata.